Buongiorno. Allora, è passato quasi un anno dall'ultima volta che ho fatto il video dove spiegavo quando ho iniziato a fare workout e insomma il cambio di vita in generale. E l'ho fatto a marzo, adesso siamo a gennaio, quindi dato che volevo farlo ogni 6 mesi, però diciamo che è passato quasi un anno, quindi va bene lo stesso. Mhm. E dov'è il punto? Cos'è cambiato? Non molto in realtà, perché adesso tiro fuori il telefono. Col telefono in mano possiamo vedere cosa è cambiato effettivamente. Io di altezza sono sempre 1,78, però modestamente con i capelli 1,80, ok? E attualmente peso 80 kg, ho circa il 18% di grasso corporeo, però appunto è una stima, e come età del corpo, rullo di tamburi, adesso lo sto cercando, rullo di tamburi, continuo a cercarlo, rullo di tamburi, eccolo qua. 30 anni, quindi niente. Però è lui stupido. In verità la vera stima che dovrei dare sarebbe di 28 anni, 26 anni, quindi più o meno in linea con la mia età. E beh, molto bene. Il punteggio del corpo è 76, ma non è vero. Sto bevendo ultimamente 1,5 litri di acqua e prima ne bevevo circa 2,5, come dicevo nel video. Poi, invece delle sessioni HIIT, sto facendo callistenismo, un'ora a sessione per 3 volte a settimana, quindi 3 ore a settimana. Dormo 7 ore e mezza invece di 8 ore, è un bel upgrade. E lavoravo in piedi tendenzialmente prima e adesso invece cerco invece di muovermi di più. Questo diciamo è quello che è cambiato maggiormente. Però come peso, 80 kg rimangono sempre quelli. Sono arrivato al raggiungere 76 kg e effettivamente ero diventato parecchio magro. Dopodiché ho deciso di tagliare corto su diverse cose che adesso vi racconto. Per esempio il digiuno intermittente. Prima lo facevo, il 16-8, è bene comunque continuare a farlo, però ascolto molto di più il mio corpo e adesso proprio non lo faccio. E se lo faccio è perché magari ho mangiato un fracco tutta la settimana, ma un fracco che non avete idea, perché posso mangiare veramente tanto. E questo è il bello di avere tanto metabolismo. Un'altra cosa è l'utilizzo della I, che non è cambiato, ovvero che lo utilizzo ancora per chiarirmi qualche dubbio. Per esempio, allenarmi con pochi strumenti, scoprire nuovi integratori, conoscere effetti benefici di alimenti come kombucha e insomma capire anche perché mi sento faticato certe volte. Poi vi racconto meglio anche che cosa faccio la mattina, cosa mangio gli altri periodi. E un'altra cosa che non è cambiata è mangiare sano. Sono comunque seleziono il cibo, però sono molto meno rigido. Se c'è da rompere il digiuno intermittente, lo rompo per esempio. Di media, come proteine, cerco sempre di mangiare 120-140 grammi di proteine al giorno, perché comunque è importante e tutti quanti dovremmo mangiarne più del dovuto. Bisognerebbe mangiare più pollo, ok? Poveri polli. Però vabbè, si può fare anche con l'albume, va bene? Però comunque, polli sono. E cerco di spendere il mantra, ok? Ascoltate bene, il meno possibile. Il meno possibile, però non vuol dire, mm, diciamo, rifiutare qualcosa. Semplicemente cerco di evitare i cibi proteici che tutti quanti o High Pro o Milk o quel brand o quell'altro e prendono cose. No, io invece cerco di fare le cose in casa, ok? Cosa vuol dire? Prendo la polvere, me la metto con lo shaker. Oh, Casanova, Casanova è favoloso, vi assicuro, Casanova è una bomba incredibile, va bene? Quello shaker lì, vi assicuro, non avete scuse per non farvi shaker proteici, è buonissimo. E insomma cerco di fare le proteine così in casa, cioè non le prendo al giorno perché altrimenti sarebbero minimo 30 euro al mese, non sono pochi. Poi un'altra cosa che faccio in casa è il kefir. Il kefir, ragazzi, è una cosa fenomenale, ho fatto un video editing di circa un minuto di come lo faccio, è molto bello, è molto buono, acidulo. C'è chi per esempio anche lo compra oppure ce ne mette di più di kefir, ma quello là che faccio io è veramente spettacolare, o chi lo addolcisce, molto molto buono. Poi un'altra cosa appunto è cerco di evitare cibi raffinati o insaccati o affettati
Questi qua perché magari hanno più grassi, più sali e rischiano di andare oltre. Un'altra cosa che invece come alimentazione la mattina è pazzesco, prima mangiavo un fottio di proteine ma non era per niente sostenibile e adesso faccio tutto l'opposto comunque per mantenermi in equilibrio. Anzitutto la mattina appena mi alzo mi prendo la mia citrulina, ok, malato, si chiama così, la mia citrulina malato, la mia vitamina D3, la mia omega 3, solo una adesso, la creatina e infine i favolosi, ragazzi, non avete idea quanto cavolo sono buoni, cereali con, ok, cioè veramente, ok, non giudicatemi, cereali con mirtilli e latte, ma i cereali sono cornflakes, mixa un po' di Coco Pops o quelli che vi piace, ma hanno veramente tantissimi minerali e vitamine, ok? Veramente tantissimi. Sicuramente di vitamine B, che è la mattina, ok, col latte, mi piace freddo, la mattina è un'esplosione di come mangiarsi, bersi Monster, ok? È solo che invece di berti la Monster, te la mangi. Perché ha tantissime vitamine B. E se voi siete patiti di Monster e Red Bull, vi assicuro che quello è come mangiarlo, ok? Come berlo. Però ovviamente la Monster e Red Bull sono più buoni, lo so. Poi, infine, come snack, infine un corno, come snack mangio sempre semi di zucca e girasole e banane. Questi qua sono i miei 3 snack principali. E ogni tanto delle barrette proteiche della Lidl. Solo che appunto ogni tanto mangio questi 3 perché hanno fondamentalmente più vitamine e minerali, ma in una maniera incredibile. Cioè tipo i vegani mangiano i semi di zucca come sostituto alla carne. Ora io non sono né vegano né vegetariano, però quelli là ragazzi hanno tantissime. Poi a pranzo, quello che capita, però diciamo il mantra, anche la linea guida, sono i carboidrati, cioè più carboidrati è meglio è. Questo non esclude che per esempio se ci sono eventi eccetera anche la sera li mangio, ok? Però in generale questo è. E infine, ok, a cena, uova, formaggio, kefir e yogurt e verdure e in più ci metto tantissime spezie, cioè ragazzi, paprika dolce, affumicata, paprika dappertutto, zenzero dappertutto, buonissimi e pepe dappertutto. E infine proteine, dipende, come pollo e carni rosse. Quelle lì, diciamo, dove capita, di sotto a pranzo, sono così le fafife, molto brava, molto buone. All'olio, al vino sono molto buoni. Le altre proteine, come accennavo prima, prendo quelle della Prozis che sono veramente spettacolari. A questo video lo faccio durare meno di 10 minuti, secondo me. Forse no, non importa. Comunque, come esercizio casual ho preso queste scarpe che vi faccio adesso vedere ed eccole qua. Queste qui sono le Salomon Bliss 1. Le ho trovate in sconto all'outlet, sono spettacolari e a quanto pare reggono il peso di 80 kg, praticamente il mio peso, e sono per chi sprinta, ma io comunque le uso così, vabbè, molto casual, non molto importante. Il punto è la scheda che mi ha fatto il mio amico personal trainer Mariano. Lui è un grande, gli ho fatto un video perché sono riuscito a fare un video, ma va bene. Insomma, faccio un'ora per sessione, per 3 volte alla settimana. Con quelle 3 ore sono riuscito ad avere un fisico abbastanza decente e continuerò così e il mio scopo nell'esercizio è quello di fare massa e riuscire a caricare il peso fino a 40 kg. Diciamo, quello è quello a cui ambisco, per riuscire a fare dips, pull-ups sui 40 kg. Quando raggiungerò quello mi sentirò molto molto contento. Perciò per ora, ragazzi, questo è il video, questo è il resoconto. Vi saluto da Roy Comes Here, just for you.